La vedi e dici, ma com'è fatta? E io vi dico che è soltanto apparenza, perché il progetto è super facile da realizzare, ma soprattutto è alla portata di tutti. Ciao a tutti, amiche ed amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Come avete visto dall'anteprima, realizzeremo quella bellissima borsa di cui io sono molto fiera, molto soddisfatta. Infatti per questo non aggiungerei altro, perché parla da sola. Anzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Come sempre vi aspetto nei commenti sotto al video. Per realizzare questa meraviglia ho utilizzato ben 5 gomitoli da 50 grammi di Amore Mix 75, che è uno di quei filati che fa parte della collezione dei filati rigenerati di Borgo dei Pazzi Firenze. Appunto, come dice la parola stessa, è un filato riciclato dalla struttura classica, ha una resa altissima ed è ideale per ogni tipo di capo, sia ai ferri che all'uncinetto. E pensate bene, sono disponibili ben 22 colorazioni, quindi avete davvero vastissima scelta. Io ho utilizzato la colorazione numero 118, che è un fucsia, è proprio un colore che è in linea con le tendenze del periodo ed è un 50% lana ed un 50% acrilico, quindi secondo progetto invernale di quest'anno. Ad ogni modo, se siete interessate all'acquisto del kit, che riguarda comunque l'acquisto di 5 gomitoli, quindi 250 grammi, trovate il link che vi ci riporta direttamente sotto il video nel box informazioni. Grazie a quel link non solo avrete la possibilità di scegliere la colorazione che più vi piace, ma avrete anche la spedizione gratuita, la spedizione in omaggio, che comunque è una gran cosa. Vi ricordo sempre che anche questo filato è un prodotto realizzato in Italia, quindi made in Italy, prodotto e rivenduto appunto dall'azienda Italiani Borgo dei Pazzi Firenze. Uncinetto di lavorazione 6,5, ma viene consigliato anche il 5,5. Poi non ho utilizzato altro. Il progetto, come vi anticipavo prima e come vi ho anticipato anche nelle storie su Instagram, si presenta super facile e veloce, è davvero alla portata di tutti, ma soprattutto alla portata delle principianti. Vi lascio alla visione del tutorial. Mi raccomando, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina se ancora non lo avete fatto e di seguirmi sui social per non perdervi tutte le varie novità, i vari retroscena, le storie, le eventuali live, insomma un po' di tutto e di più. A questo punto, sigla! Intanto vado a realizzare 41 catenelle. 1, 2, 3, 4, 41esima catenella che ci serve per ritornare indietro a punto basso. Queste catenelle equivalgono a 38 cm. Inserisco l'uncinetto a partire dalla seconda catenella e inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 40 punti bassi. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e così via. 40esima ed ultima maglia bassa. Una volta fatta la prima riga, dobbiamo continuare a lavorare altre righe, per cui faremo sempre una catenella, gireremo il nostro lavoro e continueremo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per questa seconda riga e per altre 48 righe. Il totale di righe deve essere 50. Bene, una volta terminate le 50 righe a punto basso semplicissimo, questo sarà il risultato, raggiungendo così un'altezza di 40 cm per una larghezza di 38 cm. Adesso non faremo altro che diminuire ad inizio e fine riga. Qui ho terminato la mia riga, per cui giro il mio pannello e inizio subito con la diminuzione. Per fare la prima diminuzione basterà entrare nei primi due punti e lavorarli insieme. Quindi entro nel primo e prendo il filo, entro nel secondo, prendo il filo,
ho 3 asole, chiudo tutto. Dopodiché continuo a lavorare un punto in ciascun punto, tralasciando gli ultimi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 36esimo punto basso, ho gli ultimi 2 punti e li vado a lavorare insieme, quindi prendo il filo, entro nell'ultimo punto, prendo il filo, 3 asole e chiudo, quindi 37esimo punto più la primissima diminuzione fatta sono 38 punti. Vi ricordate, avevamo 40 punti, con le 2 diminuzioni ne abbiamo 38, infatti man mano andremo a diminuire. Fatta la prima riga di diminuzioni, andiamo a fare una catenella, gireremo il nostro lavoro e andremo a lavorare un punto in ciascun punto per un totale di 38 punti. Perfetto. Quindi catenella, andiamo avanti per la terza riga, giriamo sempre il nostro pannello e questa volta faremo la riga di diminuzione. Come avrete ben intuito, per tutto il resto della lavorazione andremo avanti alternando una riga di diminuzione ad inizio e fine riga e una riga normale di punti bassi. Vi mostro per un'altra volta come diminuire, lo stesso vale a fine riga e poi possiamo continuare per il numero di righe che vi scrivo sempre qui sullo schermo. Per diminuire basterà entrare nel primo punto, nel secondo punto e prendere il filo. Quando abbiamo 3 asole prendiamo il tutto e chiudiamo, prima diminuzione. Poi andiamo avanti con i punti centrali che ci rimangono e quando arriviamo a fine riga ripetiamo la diminuzione lavorando i 2 punti bassi al di sotto insieme. Dopo aver continuato per altre 16 righe per un totale di 19, questo sarà il risultato e ci dovremmo ritrovare con 20 punti bassi sulla zona superiore. Fatta la catenella possiamo staccare il filo, giriamo il nostro lavoro e ripetiamo la stessa lavorazione sulla parte opposta, per cui inizieremo con la diminuzione, lavoreremo i punti bassi centrali e a fine riga di nuovo diminuzione, poi alterniamo la riga a punto basso normale e così via per un totale di 19 righe finché non ci ritroveremo anche qui con 20 punti bassi. Vi mostrerò come agganciare il filo e come fare subito la diminuzione e poi praticamente possiamo continuare da soli perché i passaggi sono praticamente gli stessi. Intanto riprendo il filo e faccio un cappio. Mi ritrovo sulla parte del dritto, vedete, no? Quindi giro il mio lavoro e vado a lavorare la primissima riga sul rovescio, proprio come ho fatto dall'altra parte. Quindi intanto ci agganciamo nella primissima catenella, vedete? Questa è la primissima catenella. Mi aggancio innanzitutto con una catenella così fissiamo bene il filo. Per cui faccio una catenella che non conta come punto, ci serve soltanto per agganciarci. Dopodiché entriamo sempre nello stesso punto e prendiamo il filo. Entriamo nella seconda catenella e prendiamo il filo. Abbiamo 3 asole e chiudiamo tutto, prima diminuzione, poi praticamente procediamo lavorando un punto in ciascun punto, per un totale di 36 punti sulla parte centrale, più la diminuzione ad inizio riga 37, più quella a fine riga 38, quindi anche qui da 40 punti passeremo automaticamente a 38 punti. Quindi io direi a questo punto di ripetere lo stesso procedimento che abbiamo visto poco fa e ci vediamo direttamente a pannello terminato. E voilà, una volta terminate tutte le righe anche dall'altra parte, questo qui sarà il risultato. Abbiamo un pannello bello grande che misura 70 cm, sempre per 38. Volendo
Se vi va di realizzare il modello Falabella, potete benissimo seguire lo stesso procedimento e realizzare così praticamente quel modello lì, che non c'entra nulla con il modello che stiamo realizzando oggi. Basta fare un giro di perimetro a punto basso e definire il tutto, andare a realizzare 2 laterali se si desidera conferire profondità al progetto, oppure andarli a cucire direttamente, inserire la catena e via. Ora, passaggio successivo, dobbiamo andare a lavorare sui 2 lati del nostro pannello, 1 e 2. Come notate ho messo dei marcapunti affinché voi possiate seguire passo passo quello che andrò a fare e quello che adesso vi spiegherò brevemente. Via via che andiamo a lavorare il primo lato andremo a fare delle pieghe, per cui salteremo delle righe e poi lavoreremo il punto basso. Dunque, mi spiego meglio, vi faccio vedere meglio. Io qui ho il filo di lavorazione perché ho terminato l'ultima riga, infatti partiremo proprio da qui visto che abbiamo ancora il filo collegato. Cosa ho fatto? Ho segnato questo punto non tanto perché ci occorre il marcapunti, ma per mostrarvi al meglio cosa andremo a fare. Ci ritroviamo sul pannello un totale di 88 righe, per cui ogni 3 righe, 1, 2, 3, andrò a fare un punto basso nella quarta riga. Dopodiché, per continuare, inizio a contare le righe. 1, 2, 3, 4 e poi di nuovo 1, 2, 3, 4, altra piega e così via lungo tutto il pannello. Ma vediamolo subito nella pratica. È molto semplice. Intanto qui ho fatto l'ultimo punto basso, come vi dicevo, ne aggiungo un altro, un secondo, soltanto per riportarmi sull'altro lato, non vado a fare assolutamente l'angolo. Quindi ripartiamo. Conto non questa riga ma la seconda. Lo sapete, quando andiamo a fare il giro di perimetro a punto basso andiamo a lavorare un punto basso in ciascuna riga. Ecco, noi dobbiamo contare queste righe a partire dalla prima, seconda riga, terza riga. Nella quarta andiamo a lavorare un punto basso, quindi vado a formare la prima piega, quindi mi inserisco esattamente in questo modo. Andiamo a fare una diminuzione. Prendo il filo di lavorazione e chiudo le 2 asole. Ok, primo punto basso. Subito dopo il marcapunti ho 1, 2, 3 righe. Vado direttamente nella quarta, esattamente in questo modo, guardate, proprio salto tutto e vado a fare un punto basso e cerco di stringere bene le asole, altrimenti i punti bassi vengono un po' larghi, molto morbidi. Quindi prendo il filo e chiudo tutto. Tralasciando il punto basso che abbiamo già lavorato, contiamo a partire dalla riga successiva. Quindi prima riga, seconda riga, terza riga, quarta riga. Quindi se vi va potete anche mettere i marcapunti, ma man mano che lavorate comunque contate le righe, le individuate subito. Passiamo direttamente alla quarta riga, prendiamo il filo e chiudiamo. Subito dopo il punto basso 1, 2, 3 e 4. Uno, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E continuiamo in questo modo fino a realizzare le pieghe lungo tutto il pannello che ci rimane. Praticamente siamo a metà e questo poi sarà il risultato. Per adesso un senso non ce l'ha, ma poi vedrete meglio. Quindi continuiamo così, 1, 2, 3 e vado a chiudere proprio dove c'è il primo punto basso, come praticamente abbiamo iniziato la riga. Ok, fatto tutto questo, il risultato è proprio questo. Abbiamo tutte queste bellissime pieghe sulla parte dietro. Chiaramente lo stesso procedimento fatto su questo lato lo ripeteremo dall'altro lato, ma prima di farlo continuiamo la nostra lavorazione. Quindi facciamo una catenella
giriamo il nostro lavoro e andremo a lavorare un punto basso in ciascun punto basso che abbiamo al di sotto. Ci fermeremo chiaramente all'ultimo punto basso, che è quello che abbiamo lavorato insieme al primissimo, all'ultimo della riga. Entro nel punto basso sottostante, faccio il primo, 1, 2, 3. Durante questa riga bisogna avere un po' di pazienza, ma è un passaggio abbastanza facile. Andiamo a definire i punti bassi delle pieghe, tutto qui. Sto per terminare la riga, quindi vado a fare l'ultimo punto basso nell'ultimo punto. Ok, e di nuovo facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e continuiamo a definire il tutto. Dobbiamo continuare in questo modo lavorando righe di andata e di ritorno. Per adesso sono alla seconda riga, quindi io vi direi di continuare così per questa seconda riga e per il numero di righe che vi lascio proprio qui in alto sullo schermo. Io direi che può bastare, quindi 6 righe totali a punto basso. Ho fatto già la catenella, ora vado a staccare il filo, lo nascondiamo dopo per il resto della lavorazione e andiamo a ripetere ciò che abbiamo fatto insieme qui dall'altra parte. Quindi riprendo il filo e faccio un cappio, oppure possiamo direttamente collegarci con il filo che avevo lasciato qui, come se fosse un'unica lavorazione. In questo modo praticamente andiamo a fare ciò che abbiamo fatto prima dall'altra parte. Accosto i due fili in questo modo, entro, prendo il nuovo filo e vado a fare un punto basso. Perfetto, sì, faccio proprio così. Poi questi non me li porto durante la lavorazione, ma li vado a nascondere dopo all'interno di queste maglie. Contiamo prima, seconda, terza riga, andiamo a lavorare un punto basso proprio nella quarta riga. Medesima lavorazione, niente di più, niente di meno. 1 e di nuovo prima, seconda, terza riga, nella quarta andiamo a lavorare il punto basso. 1, 2, 3, 4. E di nuovo e così via lungo tutto il pannello. Fatto questo, andiamo a fare le 6 righe proprio come abbiamo fatto dall'altra parte. Wow, ma quanto è bella! Già è uno spettacolo così, ma non abbiamo finito, manca l'ultimissimo step che riguarda la realizzazione dei manici, sempre all'uncinetto, proprio un progetto all'uncinetto. E questa volta la lavorazione riguarderà i due lati. Questa zona qui, appunto basso, vi ricordate, qui abbiamo i 20 punti bassi e i 20 punti bassi dall'altra parte. Sulla zona centrale praticamente abbiamo terminato. Quindi cosa vado a fare? Vado a staccare il filo. Avete visto? Non è stato super facile e direi anche molto veloce realizzare questo progetto ed è troppo carino. Dunque sto per terminare anche il quarto gomitolo. Adesso ci possiamo benissimo agganciare anche su una maglia qualsiasi. Per esempio mi aggancio anche qui. Ora mi aggancio con una catenella che poi diverrà un punto basso a fine giro. Perché? Perché non voglio la maglia di chiusura, giro, inizio giro antiestetica, assolutamente no. Quindi ad ogni giro chiuderò in maniera invisibile. Chi mi segue da tempo già può intuire a quale tipo di chiusura faccio riferimento. Se sei invece nuovo e mi stai conoscendo proprio adesso, te lo mostro velocemente fra poco. Mi inserisco in un punto qualsiasi, non vado a fare il cappio. Per le principianti solitamente suggerisco di fare il cappio e di tirare e fare subito una catenella. Ecco, io siccome non voglio il nodino dietro, disfo il cappio, vado direttamente in un punto qualsiasi e prelevo il filo, lo faccio passare
e faccio subito una catenella. Intanto vado a lavorarmi questi punti che ho qui, che nel mio caso sono 6, per cui vado a fare il primo punto basso, il secondo, il terzo, il quarto. Nel frattempo mi blocco il filo dietro, vedete? 5 e 6. Benissimo. Ora cosa andiamo a fare qui? Andiamo a realizzare un punto basso per ciascuna riga. Intanto andrei a fare un punto basso anche in questo punto che è già stato lavorato e faccio un punto basso. Poi un punto basso in ciascuna riga, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e l'ultimo lo faccio nel primissimo punto basso della fascetta che mi ritrovo, e 6. Perfetto. Fatto questo possiamo andare a realizzare una lunga catenella che sarà il primo manico sulla parte davanti o dietro. Lo stesso procedimento che abbiamo visto qui chiaramente lo faremo anche dall'altra parte. Poi proseguiremo e ripeteremo dalla parte opposta. Stesso procedimento. Quindi adesso farò partire una lunga serie di catenelle, i cui centimetri sono soggettivi. Chi mi segue da tempo anche qui sa che quando vado a realizzare dei manici puramente all'uncinetto sviluppo dei centimetri inferiori rispetto alla norma. Perché? Perché indossando spesso la borsa con all'interno i propri oggetti personali, col tempo il materiale, non questo nello specifico ma in generale tutti i materiali tendono a cedere un po'. Quindi cosa succede poi? Che il manico si allunga, si allarga sempre di più. Quindi anche se apparentemente il manico in questo momento potrà sembrare piccolo, è solo apparenza, perché poi nel tempo si allungherà il giusto e riuscirò a raggiungere la lunghezza adatta alle mie esigenze. Insomma, fatta questa premessa, faccio partire una serie di catenelle. Io ve le indico sempre, poi fate voi, regolatevi voi, fate le catenelle, fate qualche prova e poi casomai andate avanti. Ok, io mi fermerei a 40 catenelle, che comunque tirando la catenella, vi consiglio di tirarla, di stenderla, così vediamo effettivamente a quanto arriviamo. Siamo a 43 centimetri. Considerate che i centimetri standard vanno dai 50 ai 55, no? Io, come vedete, mi sto mantenendo molto indietro rispetto alla norma. Io mi fermerei qui. Un suggerimento: come notate ho lavorato le mie catenelle in maniera molto morbida, perché nel passaggio successivo, ve lo dico adesso, andrò a lavorare i punti bassi non prendendo la metà catenella ma prendendo la maglia che c'è dietro. Quindi questa qui, vedete, qui ho la catenella, andrò a lavorare su queste maglie dietro, perché è molto meglio così secondo me, e sicuramente lo farò con un uncinetto molto più piccolo. Vedrò se utilizzare il 5,5 o il 5, ve lo dirò in corso d'opera. Ok, quindi mi fermo a 40 catenelle, come vi dicevo, le metto sul dritto, mi raccomando, mi aggancio esattamente al primo punto basso, proprio come mi sono agganciata all'ultimo punto basso per poi andare a realizzare le catenelle. Stessa lavorazione come vi dicevo prima. Stringo bene l'asola. Quindi 1, se vi ricordate dobbiamo lavorare 6 punti bassi qui. Mi lavoro il filo dietro lasciato in precedenza, così evito di farlo con ago e filo, e continuo un punto basso per ciascuna riga. Quindi secondo punto basso, terzo punto basso, quarto punto basso, quinto, perfetto, e sesto punto basso nell'ultima riga. Anche qui vado a lavorare il punto basso che ho già lavorato in precedenza, no? Quando ho costruito la fascia, proprio nell'angolo.
quindi mi inserisco, faccio un punto basso, poi passo direttamente agli altri 20 punti che ho sull'altro laterale e procedo lavorando un punto in ciascun punto. Davvero davvero semplicissimo. Qui per esempio le principianti possono iniziare a realizzare un primo progetto invernale super semplice, proprio come quello che ho realizzato qualche settimana fa. Ok, che dite? Continuiamo anche da soli perché il procedimento è lo stesso. Ciò che abbiamo fatto su questo lato lo dobbiamo ripetere esattamente dall'altra parte. Andiamo a realizzare i 6 punti bassi, le 40 catenelle se come me diciamo la pensate allo stesso modo, vi agganciate qui, 6 punti bassi, angolo e si procede. E noi ci vediamo direttamente a fine giro, così vi mostro come chiudo in maniera invisibile, per lo più lo mostro a chi mi segue da poco, insomma. Penultimo punto basso, ultimo punto basso, adesso andiamo a chiudere in maniera invisibile. Tra l'altro vi comunico che ho appena iniziato il quinto e io direi anche ultimo gomitolo, perché non ci rimane altro che fare qualche giro e poi abbiamo terminato. Tiro fuori l'uncinetto e mi inserisco nel primo punto basso da dietro e qui abbiamo sempre la catenella e andiamo a realizzare l'asola. Quindi porto il cappio sull'uncinetto che a sua volta lo tiro fuori verso l'esterno, insomma, tiro bene il filo di lavorazione. Benissimo. Fatto questo, non dobbiamo fare altro che sfilare l'uncinetto ed entrare nell'asola che abbiamo appena creato alla catenella sottostante. Inseriamo il cappio, prendiamo il filo di lavorazione, lo portiamo sull'uncinetto e praticamente facciamo passare tutto attraverso le asole e voilà! Iniziamo sempre con una catenella. Ad ogni giro inizieremo, o quantomeno io inizierò così. Se vi va, voi iniziate con il punto basso e poi chiudete con punto bassissimo nel primo punto, ma sappiate che in questo modo avrete la maglia antiestetica che si noterà nei giri che faremo adesso, insomma. Una catenella e continuo lavorando un punto basso nei prossimi punti che ho al di sotto. Ultimo punto, subito dopo abbiamo le 40 catenelle nel mio caso. Qui, come vi anticipavo prima, vado a cambiare il numero di uncinetto e probabilmente lo lavorerò con il 4,5, perché in questo modo l'uncino insomma è molto più sottile e riesco ad entrare bene senza fare fatica nell'asola che vi avevo fatto vedere prima. Vado a prendere la maglia dietro del punto basso e in maniera morbida, perché già l'uncinetto è addirittura di 2 punti più piccolo rispetto a quello di lavorazione, automaticamente la lavorazione tenderà a restringersi, quindi cerchiamo comunque di mantenere la stessa mano di lavorazione, altrimenti qui si stringe tutto, ovvero il manico si stringe molto molto molto. Quindi vado nella maglia successiva, vedete? Vi mostro un'altra volta dove vado a lavorare i punti bassi, proprio in queste maglie qui. Quindi basta che girate la catenella, le individuate, mentre qui abbiamo la catenella vera e propria. Per cui vado a lavorarmi i miei 40 punti bassi sul manico e una volta terminati praticamente procedo lavorando un punto basso in ciascun punto, no? Su questa zona qui, sui 20 punti che mi ritrovo sul lato, e poi praticamente vado a ripetere quello che stiamo facendo adesso insieme dall'altra parte finché non termino anche questo secondo giro. Lo vado a chiudere allo stesso modo di prima e continuerò per il resto dei giri. Siamo soltanto al secondo giro, quindi io direi direttamente di continuare in questo modo per questo secondo giro e per il numero di giri che vi scrivo sempre qui in alto sullo schermo, e poi praticamente il progetto è pronto. Non vi mostro questi ultimi passaggi perché non dobbiamo fare altro che lavorare punti bassi su punti bassi. Tutto qui, il minimo ed indispensabile ve l'ho mostrato, poi avete visto il progetto è di una semplicità e di una velocità davvero unica. Possiamo andare a staccare il filo. Ho lavorato l'ultimo punto basso e adesso con ago e filo andiamo a realizzare l'asola alla catenella. Prendo un ago da lana, quindi taglio un po' di filo, guardate, mi inserisco nel primo punto basso, al centro dell'ultimo, stringo un po',
Ok, pareggio tutte le asole, guardate, non si vede né l'avvio né la chiusura del giro, lavoro super pulito. Poi faccio passare tra qualche maglia il filo, lo blocchiamo per bene, magari ritorno indietro e poi scendo sempre verso il basso. Possiamo fare anche un bel nodo, così, magari lo facciamo qui, facciamo un nodo. Perfetto, abbiamo bloccato il filo e poi sempre un po' di eccesso lo portiamo tra le maglie. Fatto questo, stendiamo per bene, tagliamo l'eccesso ed il progetto è pronto. Allora, io già vi anticipo subito che è una meraviglia. Nel frattempo tutti i fili che avevo all'interno li ho tutti bloccati mentre andavo a lavorare i punti bassi, quindi vado a tagliare semplicemente l'eccesso, tiro un po'. Ok, perfetto, non c'è più nessun filo e voilà, il progetto è così pronto. Qui ci sono tutti questi sbuffetti, non so come voi li chiamiate, queste pieghette, sbuffetti, insomma ragazzi è una meraviglia. Io sono molto innamorata di questo progetto, avete visto, è stato semplicissimo, velocissimo, alla portata di tutti, ma soprattutto alla portata delle principianti. Un progetto invernale, perché abbiamo comunque lavorato del filato riciclato, 50% lana, 50% acrilico, di buona fattura, di ottima qualità, ve lo ricordo, prodotto in Italia, quindi made in Italy al 100%, molto bello. Ve la faccio vedere anche all'interno, molto capiente. Ecco, questo è uno di quei progetti che insieme ad altre borse, per esempio la Zanzibar, chi mi segue su Instagram sa che comunque la uso quotidianamente, quando devo andare a fare qualche commissione porto con me un progetto del genere, molto semplice, allo stesso tempo particolare, ma soprattutto comodo e leggero. Stavo per dimenticare che alla fine in totale ho utilizzato 230 grammi di Amore Mix 75. Questo è ciò che mi è avanzato del quinto gomitolo. Se volete applicare una chiusura giusto per non lasciare la borsa aperta, vi suggerisco di andare ad applicare una semplice chiusura magnetica, un bottone qui a calavita da inserire qui ed il gioco è fatto. Io non applicherò nessuna chiusura perché mi sta bene così, ma per alcuni modelli preferisco non avere la chiusura, giusto che avendola sulla spalla, se mi occorre qualcosa apro leggermente e prendo ciò che mi serve. È proprio un mio gusto personale, una mia comodità soprattutto personale. Oppure se vi va potete anche andare a realizzare una lunga asola, quindi vi agganciate sul retro. Come notate la lavorazione sul retro coincide perfettamente o comunque è simile, uguale, precisa alla lavorazione davanti. Realizzate l'asola, mettete un bel bottone, un bello grosso, anche in legno, perché no, visto che il filato comunque è riciclato, fa parte della collezione dei filati rigenerati di Borgo dei Pazzi, quindi anche un bel bottone in legno, bello vistoso, ci starebbe anche bene. Quindi chiudere così la nostra borsa. Abbiamo una larghezza di 41 cm, quindi già si presenta abbastanza spaziosa, sebbene l'altezza possa risultare diciamo inferiore, no? Ma credo siamo a 25 cm, sì, siamo a 25 cm di altezza, chiaramente da qui alla base, compresi i manici siamo a 42 cm. Insomma, che dire, io come sempre aspetto di sapere cosa ne pensate. Sappiate che io sono molto entusiasta anche di questo progetto. Amiche e amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che il progetto vi sia piaciuto, vi aspetto come sempre giù nei commenti sotto al video. Vi ricordo che se siete interessati all'acquisto di questo kit, che comprende 5 gomitoli di Amore Mix 75, quindi il materiale che ho utilizzato per realizzare questo progetto, trovate il link sotto al video nel box informazioni. Cliccando a quel link non solo avete facoltà di scegliere la colorazione che più vi piace, ma riceverete la spedizione gratuita. Mi raccomando, se provi a realizzare questo progetto, condividilo con tutti noi tramite social, tramite email, insomma tutti i contatti utili li trovi sotto al video come sempre. A questo punto vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video tutorial. Un bacino a tutti!